Un giorno un uomo si guarda intorno e decide che il problema non è il mondo, il problema sono i soldi. Così smette di usarli, del tutto. E non per un giorno o una settimana, per 2 anni e mezzo. Non era ricco, non era famoso, forse, nemmeno convinto del tutto. Questa è una storia vera, realmente accaduta e facilmente verificabile. Non parla di fuga né di povertà, ma è un esperimento sociale, direi antropologico, oltre che di economia. Cosa succede se alla nostra vita togliamo il denaro? È possibile? Io sono Stefano Bolotto e su questo canale mi occupo di storie vere e persone fuori dal comune. Dai un occhio agli altri video, sicuramente ne troverai uno di tuo interesse. Il protagonista di questo video è Mark Boyle, irlandese classe 1979, un uomo che fino al 2008 conduce una vita assolutamente normale, caratterizzata da studi, lavoro, impegno sociale. Non è un eremita, non è un visionario. Boyle si laurea in economia al Galway Mayo Institute of Technology prima di trasferirsi nel Regno Unito nel 2002. Affronta esperienze nel mondo dell'imprenditoria, gestendo 2 aziende alimentari, poi decide di fondare la Free Economy Community. È il 2007. Di cosa si tratta? Una comunità planetaria che ha come scopo il creare relazioni fra le persone tramite il loro scambio di beni materiali, abilità e conoscenze, qualcosa che elimina il denaro come principale forma di connessione tra le persone e le loro azioni. Boyle è una persona che ha a cuore l'ambiente, ha lavorato infatti nel settore dell'agricoltura biologica, ma questo non basta ancora a determinarne il cambiamento. Manca la scintilla, che arriva quando nel 2007 affronta un viaggio verso l'India per andare a scoprire le radici di Gandhi, un personaggio che lo ha illuminato. Le cronache del tempo in realtà ci raccontano che questo viaggio dura poco, perché per motivi tecnici è costretto a fermarsi quasi subito. Qualcosa però è cambiato per sempre in lui. Ora è pronto ad affrontare la sua nuova vita. È il novembre del 2008. Mark decide di inaugurare un nuovo stile di vita, rispettoso dell'ambiente, ma anche della sua felicità come persona. Elimina il denaro, lo stipendio, l'esistenza agiata di prima. Fa riferimento al distacco tra consumatore e prodotto. Questa soglia, spiega, è aumentata così tanto che le persone sono all'oscuro del livello di distruzione e sofferenza causato dalla produzione del cibo e degli altri prodotti che compriamo. La colpa è proprio del denaro. Si trasferisce così in mezzo alla natura, su un caravan, e adotta tecniche che per gli esperti sono classificabili nella corrente filosofica dell'anarco-primitivismo. Come sopravvive? Coltiva lui stesso frutta e verdura, cucina usando 2 contenitori usati per la raccolta e la combustione degli scarti delle olive, usa un osso di seppia e semi di ferula per lavarsi i denti, usa fogli di vecchi giornali come carta igienica. Ecco, io su questa non ce la farei assolutamente. Sarà che sono un giornalista e per me significherebbe prendere il mio lavoro in maniera poco nobile. Produce corrente con un pannello solare, baratta ciò di cui ha bisogno con persone nelle vicinanze, usa biciclette o mezzi pubblici per gli spostamenti. La cosa importante da sottolineare è che non lo sta facendo per insegnare o imporre qualcosa agli altri. Non è un guru, non è un santone. Vuole solo capire se questo stile di vita è possibile. Naturalmente un tipo di vita come quello di Boyle implica molte rinunce e impone delle difficoltà. La solitudine di una vita lontano dal caos, la dipendenza dagli altri per tutto ciò che non sei in grado di produrre, ma anche essere lontani da chi può curare disturbi o malanni, per cui noi oggi ci rechiamo subito da un medico o in farmacia. Nei suoi articoli Boyle fa spesso riferimento a rimedi naturali attraverso erbe medicinali, e poi il giudizio degli altri al quale ti esponi, le rinunce e i no che sei costretto a dare. Ovviamente la vicenda fa il giro del mondo. Alla fine del primo decennio del 2000 Mark Boyle diventa molto famoso, soprattutto in Gran Bretagna. In tanti si occupano della sua storia, alcuni giornali come il The Guardian gli chiedono di scrivere degli articoli per raccontare la sua esperienza. Il suo è un interessante esperimento di storytelling perché non cerca di fare proseliti o di convincere qualcuno, semplicemente racconta le sue giornate. Diventa così, per tutti, The Moneyless Man, l'uomo senza soldi, tanto che nel 2010 viene pubblicato un libro che riporta questo titolo. Mark Boyle non vive meglio o peggio di noi, vive diversamente. Il suo esperimento, che in origine doveva durare soltanto 1 anno, si protrae per 2 e mezzo. Diventa un simbolo, l'esempio che uno stile di vita alternativo in cui il denaro non è presente, ma in cui essere comunque felici è possibile. Vi faccio vedere e le leggiamo insieme alcune sue considerazioni tratte da giornali o libri che ha scritto, così da poter capire meglio il suo pensiero.
Quando cammino, di solito, sono sempre alla ricerca. Bacche, piante, chiarezza o lezioni da tutti quegli esseri che non ricordiamo più come si ascoltano. So bene che la coltivazione del cibo non è sempre stata così, ma l'agricoltura ha aperto la strada all'industria e non ci è voluto molto tempo perché l'una sposasse l'altra. Mentre sono fuori nel bosco, tra alberi sospesi e rami rotti, e seguo tronchi e sudo 7 camicie, Cristian è nella baita a preparare la cena. Stiamo ricoprendo i ruoli tradizionali dell'uomo boscaiolo e della donna al paiolo? Sembrerebbe di sì, ma inconsapevolmente. Siamo entrambi liberi di fare qualsiasi lavoro di cui abbiamo voglia, semplicemente, il più delle volte, io preferisco andare a far legna e lei cucinare. L'importante è chiarire che non stiamo parlando di un eroe, ma di un uomo che ha scelto di autodeterminarsi. A una conferenza qualche settimana fa, qualcuno mi ha chiesto cosa farò quando sarò vecchio. Ho risposto che come tutti penso che morirò. Non desidero essere l'uomo che arriva sano in punto di morte, a 88 anni, attaccato a una maschera per l'ossigeno, spaventato dal lasciarsi andare, terrificato da cosa verrà dopo. Il rapporto che abbiamo con la morte modifica profondamente quello con la vita. È molto alto il rischio di vivere una vita lunga e malsana, senza essersi mai sentiti vivi. Negli ultimi anni Boyle ha comunque mantenuto uno stile di vita alternativo, vivendo in maniera sostenibile. Non dice che dobbiamo vivere come lui, di fatto sostiene che dobbiamo essere consapevoli di quello per cui stiamo pagando, anche quando non ce ne accorgiamo. Forse vivere così è impossibile. Io di fatto non ci riuscirei per limiti personali, anche se lo trovo molto affascinante. E tu, a cosa saresti disposto a rinunciare anche soltanto per un giorno? Fammelo sapere nei commenti sotto questo video. Lascia un like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Noi ci vediamo alla prossima!